Buongiorno ragazzi di quarta, iniziamo a studiare Spinoza, cominciamo dalla vita e dalle opere, mi aiuterò ovviamente soprattutto per le date da un testo. Parliamo di un filosofo molto importante, inizialmente allievo di Cartesio, che poi porterà però il cartesianesimo a delle conseguenze inedite, allontanandosi dal maestro. Baruch Spinoza è un filosofo olandese, infatti nasce ad Amsterdam, in Olanda. Ricordate che in realtà l'Olanda era la maggiore, la più grande delle 7 province unite, il nome ufficiale della Repubblica olandese, una repubblica di mercanti, un paese, ricordate, l'abbiamo spiegato anche in storia, molto più ricco, molto più libero, molto più tollerante rispetto ad altri paesi europei dove si poteva stampare in maniera più facile, esprimere anche delle idee eterodosse, delle idee non conformiste in maniera più facile. Nasce nel 1632. Già il fatto che si chiama Baruch Spinoza, vi fa capire che lui ha un'origine ebrea. Lui è un ebreo, figlio di due ebrei osservanti, che viene dal Portogallo. Viene dal Portogallo. Ricordate gli ebrei sefarditi, l'abbiamo studiato in storia, che vennero cacciati nel 1492 dalla Spagna, da Isabella di Castiglia. Vi ho detto che molti, l'abbiamo già studiato in storia l'anno scorso, si rifugiarono in Portogallo, poi furono cacciati anche dal Portogallo e si trasferirono in paesi più tolleranti come i paesi protestanti. Ecco, la famiglia di Spinoza ha un'origine portoghese, quindi in fuga dal Portogallo si rifugia nella più tollerante e accogliente Olanda. Vive ad Amsterdam, quindi gli ebrei avevano libertà in Olanda, nelle Province Unite, però era una libertà singolare, erano praticamente segregati, vivevano in quartieri a parte, nei quali, a parte, al di là di poche ore al giorno, i cristiani non potevano neanche entrare, gli ebrei non potevano da lì uscire per andare nei quartieri cristiani, però all'interno di queste enclave gli ebrei potevano fare quel che volevano, si organizzavano come volevano e organizzavano per esempio anche le loro scuole come volevano, la loro religione, quasi essendo un'isola che non veniva toccata dalle leggi olandesi. Quindi si tratta di una libertà che non corrisponde all'attuale modello di libertà negli stati democratici in cui ogni cittadino è uguale di fronte alla legge, una libertà nel senso di separazione. Siete un gruppo minoritario, vi tolleriamo, però state per i fatti vostri rinchiusi nel vostro quartiere. Spinoza, come i suoi amici ebrei, i suoi genitori, viene educato secondo l'ebraismo ortodosso, quindi studia il Talmud, studia la Torah, i primi 5 libri, no? Il Pentateuco, di quello che noi chiamiamo Antico Testamento, studia la legge ebraica, la lingua ebraica, la tradizione ebraica, questo gli servirà moltissimo in futuro, quando sarà grande, anche per interpretare in un certo modo la religione, l'ebraismo, il cristianesimo, perché Spinoza leggeva in originale la Torah, leggeva in originale l'Antico Testamento, che sapete è scritto in ebraico. Quindi quando farà esegesi biblica, interpretazione dell'Antico Testamento, avrà le armi per poterlo fare in un certo modo perché conosceva bene l'originale ebraico, l'aveva imparato sin da bambino nelle scuole talmudiche, nelle scuole ebraiche del quartiere ebraico di Amsterdam. Di Spinoza giovane non sappiamo moltissimo. Sappiamo che lui faceva il commerciante, il mercante, quasi tutti gli ebrei erano dediti a attività commerciali, quindi insieme a suo fratello portava avanti un'attività commerciale, ehm, un negozio. A un certo punto Spinoza è costretto a separarsi traumaticamente da tutti i suoi familiari e amici, da tutta la comunità ebraica, perché viene espulso
nel 1656 succede qualcosa su cui gli storici ancora discutono perché non abbiamo molte informazioni in merito. Subisce la cosiddetta Kerem, la maledizione da parte di rabbini ebraici, e viene considerato indegno di continuare a vivere con loro, indegno dell'ebraismo, e viene espulso dalla comunità ebraica. L'atto di espulsione, noi abbiamo ancora il testo, la scomunica vera e propria contro Spinoza è molto molto dura. Spinoza, si dice letteralmente, deve essere maledetto da Dio. È un testo molto molto duro, una vera e propria maledizione in cui a Spinoza viene augurato ogni tipo di sciagura. Noi non sappiamo perché lui ha subito questa scomunica, questo decreto di espulsione. Probabilmente Spinoza, già quando era molto giovane, non sappiamo niente a riguardo, è soltanto un'ipotesi, aveva manifestato, magari senza scriverlo a voce con degli amici, le sue idee filosofiche e religiose che certamente non erano compatibili con l'ebraismo, erano idee eretiche, erano idee eterodosse, e quindi forse fu scomunicato e cacciato per questo. Spinoza ovviamente si trova in grossa difficoltà, 1656 viene cacciato dal quartiere ebraico, al di fuori del quartiere ebraico ci sono solo cristiani che spesso non hanno molta simpatia per gli ebrei, lui non parlerà mai più nella sua vita con i fratelli, con le sorelle, con i genitori. Quindi si trova a malpartito, del tutto privo di punti di riferimento, deve trovare un lavoro e cercare di vivere all'interno dei quartieri cristiani. Ci riesce grazie alla tolleranza di alcune sette del calvinismo olandese e grazie alla notevole dose di democrazia delle Province Unite. Farà un lavoro sempre per tutta la vita, avrà a che fare con le lenti. Si tratta di pulire, aggiustare delle lenti che venivano poi utilizzate per fabbricare degli occhiali o dei telescopi o dei microscopi, quindi oggetti di alta tecnologia. Quindi sarà sempre uno che lavora le lenti. Secondo molti questo avrebbe minato la sua salute perché lui lavorava in casa e i prodotti chimici che gli servivano per il suo lavoro con le lenti lo avrebbero intossicato, gli avrebbero danneggiato, lo avrebbero avvelenato, gli avrebbero danneggiato la salute. E quindi lui aveva studiato latino, attenzione, ancora prima di essere espulso dalla comunità ebraica. Sapeva molto bene il latino e anche in parte il greco, perché aveva avuto un maestro che gli aveva insegnato il latino. Qui c'è poi una storia che riguarda il gossip che non ci interessa particolarmente, perché Spinoza si innamorò della figlia del suo precettore latino, la quale lo frenzonò, diciamo così, lo respinse perché preferì sposarsi con un medico molto più ricco di Spinoza, che rimase sempre molto, molto povero. Spinoza ci rimase molto male per via di questa vicenda. Allora, Spinoza inizia lo studio della filosofia di Cartesio. Inizialmente lui è uno che è un discepolo di Cartesio. Infatti pubblicherà la sua opera giovanile, inutile che la scrivo, Principi della filosofia cartesiana. Principi della filosofia cartesiana non è altro che un'esposizione corretta delle idee di Cartesio, però da un altro punto di vista, non partendo dal dubbio e dall'io per arrivare a Dio, ma partendo da Dio per arrivare all'io, cioè con un metodo opposto a quello di Cartesio.
con un metodo sintetico, come lo chiamava Cartesio, invece del metodo analitico. Però attenzione, in appendice ai principi della filosofia cartesiana ci sono alcune poche pagine che si chiamano pensieri metafisici, in cui Spinoza già inizia ad esprimere le sue idee originali. Quindi i principi della filosofia cartesiana non è solo una divulgazione delle idee di Cartesio. Come sopravvive Cartesio fuori dalla comunità ebraica? Inizia a avere rapporti non certo con i calvinisti ortodossi, radicali, che avevano pregiudizi nei confronti degli ebrei, ma con delle congregazioni, con delle chiese, con delle sette calviniste marginali, considerate eretiche dalla maggior parte dei calvinisti stessi. Questi sono, cancello qui, per esempio si chiamano collegianti, collegianti oppure mennoniti. Erano sette calviniste eretiche minoritarie che erano particolarmente aperte, avevano un'interpretazione della religione cristiana e della Bibbia molto razionale, e proprio perché erano minoranze un po' perseguitate, volevano la separazione tra Chiesa e Stato e erano a favore della libertà di coscienza, quindi erano più tolleranti collegianti e mennoniti rispetto ai calvinisti tradizionali che sono molto duri, intolleranti nei confronti delle altre religioni, dei calvinisti tradizionali olandesi. Ricordate che ci sono gruppi radicali simili, ne abbiamo parlato, quaccheri, battisti, indipendenti, anarchici, vi ricordate in Inghilterra? Benissimo, quindi resterà tutta la vita legato a questi circoli di sette calviniste indipendenti. Allora, noi abbiamo anche un epistolario, delle lettere che lui scambiava con questi personaggi, ma anche con i suoi primi discepoli. Abbiamo delle lettere anche che lui scambiava con il segretario della Royal Society a Londra, Oldenburg, che sono lettere molto importanti in cui lui parla proprio dei problemi della sua filosofia. Siccome ad Amsterdam non si sente sicuro, lui è uscito dalla comunità ebraica, vive in un quartiere cristiano, però gli ebrei che lo hanno maledetto continuano a odiarlo, tant'è vero che lui subì un attentato, rimase illeso, ma un fanatico ebreo cercò di ucciderlo a pugnalate. Lui in seguito mostrava agli ospiti in casa sua il mantello traforato, il mantello squarciato dalle coltellate che lui indossava durante l'attentato. Lui comunque rimase miracolosamente illeso, però Amsterdam era un posto pericoloso per lui, quindi lui si trasferisce, cambiando più volte residenza, in piccoli paesi come Riesburg, chissà se riesco a scriverlo bene, comunque non importa, Riesburg, in piccoli paesi più lontani da Amsterdam, vicini all'Aia, la città dell'Aia, dove vi erano appunto comunità di collegianti e mennoniti. Riusburg era proprio la città dei mennoniti, dove c'erano moltissimi, quindi lui si trasferisce lì. In questi anni lui si trasferisce lì nel 1660. In questi anni non sappiamo esattamente quando, nei primi anni 60, lui concepisce e scrive la sua opera più importante, Etica, scritto in latino, il titolo in latino è col TH, Etica, l'opera più importante di cui parleremo per primi, l'opera in cui esprime la sua metafisica, la sua teoria della conoscenza, la sua teoria morale. L'opera fondamentale di Spinoza. Etica, more geometrico demonstrata, si chiama. Questo è il titolo completo. Etica, more geometrico demonstrata. Etica dimostrata secondo il modo geometrico. Etica dimostrata
in base al metodo geometrico. Vedremo poi che cosa significa parlando dei contenuti di questa opera maggiore, dell'Etica. Scrive anche delle opere, breve trattato su Dio e altre opere. Queste opere, compreso l'Etica, rimarranno inedite durante la vita di Spinoza, saranno pubblicate soltanto dopo la sua morte. L'Etica, quindi la principale opera di Spinoza, viene pubblicata postuma. Opere come il piccolo trattato su Dio andranno addirittura disperse, saranno riscoperte soltanto nel corso dell'Ottocento. Scrive poi il trattato sull'emendazione dell'intelletto, che è incompiuto. È un'opera significativa, ma noi non parleremo di questo. Si chiama Trattato sull'emendazione dell'intelletto, anche questo è scritto in latino. Approfondisce problemi di metodo, proprio come Cartesio, no? Si rivolgeva anche ai problemi del metodo. Scrive anche pensieri metafisici. Poi si trasferisce nel 63 proprio vicino all'Aia, a Warburg, quindi cambia residenza. Che cosa succede? Qui lui pubblica l'unica opera che lui ebbe l'ardire di pubblicare in vita. La seconda opera veramente importante di Spinoza si chiama Trattato teologico-politico, in cui si occupa di religione, l'interpretazione della scrittura, ma anche di politica. Proprio per questo il titolo è Trattato teologico-politico. Mi occupo sia di materie teologiche sia di materie etico-politiche. Il trattato teologico-politico viene pubblicato anonimo, anche se un po' tutti sanno che l'autore è Spinoza. Le sue idee, vedremo, le idee contenute nel trattato teologico-politico, sono idee fortemente eretiche. Spinoza, infatti, demolisce la Bibbia, la ridicolizza, sostiene che si tratta di uno strumento dal quale noi non possiamo apprendere alcuna verità, fornendo un'interpretazione della Bibbia che non poteva che scontentare chiunque, ebrei e cristiani. Spinoza può fare questo, pubblicare il trattato teologico politico senza essere ammazzato, poteva farlo probabilmente soltanto in Olanda, perché l'Olanda era, l'ho già detto, uno dei paesi più liberi, più tolleranti che potessero esistere. Ricordate che Cartesio viveva in Olanda perché si sentiva più sicuro dalle persecuzioni rispetto alla Francia. Ricordate che in Olanda fu pubblicata l'opera scientifica postuma importantissima di Galileo, quando Galileo era stato censurato dopo la condanna dell'Inquisizione, non poteva pubblicare nulla in Italia. Il discorso su due nuove scienze di Galileo, moltissimi, persino dall'Inghilterra, andavano a far stampare i propri libri a Leida, in Olanda, dove c'erano tipografi, stampatori che potevano fare attività editoriale in un clima libero di tolleranza. Quindi Spinoza ovviamente si giova si giova delle libertà e dei diritti individuali che la democrazia, l'oligarchia di mercanti olandese fornisce a tutti. Ma persino in Olanda il Trattato teologico-politico 1670 fu colpito da un decreto di condanna, fu bruciato sulla pubblica piazza, fu censurato, persino in Olanda. In un altro paese Spinoza avrebbe subito conseguenze molto peggiori. Spinoza vive all'Aia fino alla fine della sua vita. Le sue idee circolano, anche se l'Etica non è stata per ora pubblicata, è stato pubblicato il Trattato teologico-politico, ma anche i principi della filosofia cartesiana, comunque le sue idee, bene o male, erano conosciute, quindi Spinoza ha una certa fama in Europa. Questo gli consente, anche se Spinoza non uscirà mai dall'Olanda,
di stabilire rapporti epistolari con personaggi molto importanti. Abbiamo già visto Oldenburg, il segretario della Royal Society di Londra, l'accademia più importante del mondo, ma anche lettere con Leibniz, l'importantissimo filosofo e matematico tedesco che di lì a poco avrebbe scoperto il calcolo infinitesimale. Leibniz era talmente interessato a Spinoza che andò a trovarlo personalmente all'Aia. Spinoza certo non si muoveva, non viaggiava, Leibniz andò a trovarlo. Nel 73 addirittura gli fu offerta una lucrosa cattedra universitaria nella città tedesca di Heidelberg. Era un'università importante. Spinoza rinuncia. Spinoza ha sempre vissuto in povertà. Ha in qualche modo generato una leggenda per il suo modo di vivere sobrio, parco. Lui non aveva bisogno di molto, si accontentava, mangiava pochissimo perché era poverissimo. Addirittura ci sono dei testimoni che dicono: come fa Spinoza a vivere, ad andare avanti mangiando così poco? Un pezzo di formaggio olandese al giorno e una zuppa ogni giorno. Era molto povero, ma lui volle rimanere povero per mantenere la sua indipendenza e perché lui era sobrio, riusciva ad adattarsi ad una vita semplice. Quindi per tutta la vita continuò a lavorare 4-5 ore al giorno, a fare le lenti, come abbiamo visto, ad aggiustare le lenti, a pulire le lenti, poi il resto del tempo leggeva, scriveva, si dedicava a quella che lui chiamava la ricerca della verità, la cosa più importante nella mia vita, la ricerca della verità. Si dedicava allo studio, alla scrittura, alla filosofia. Spinoza ebbe l'offerta di diventare professore all'Università di Heidelberg, avrebbe avuto un ricco stipendio, avrebbe potuto vivere molto meglio, non accetta, sia perché è legato alla sua vita semplice, sia perché ovviamente sarebbe stato condizionato dall'incarico universitario. Spinoza sapeva di non poter esprimere in pubblico la sua filosofia, non avrebbe potuto farlo. Le università europee si erano da poco aperte al cartesianesimo, infatti lui ebbe l'offerta di essere professore ordinario ad Heidelberg in quanto seguace di Cartesio, cioè l'università riteneva che lui sarebbe andato lì a spiegare le idee di Cartesio o anche le sue idee, ma nessuno immaginava in fondo che le sue idee fossero così inaccettabili dal punto di vista dell'ortodossia cristiana. Andando ad Heidelberg a fare il professore, a spiegare agli studenti, a fare il docente, avrebbe dovuto necessariamente nascondere o dissimulare le sue idee e questo a Spinoza non andava bene. Quindi rifiutò, ma rifiutò addirittura anche offerte da parte di altri, rifiutò una pensione che gli era stata data. Non ne ho bisogno, sto bene così. Mi è sufficiente quello che ho per vivere. Rifiutò addirittura l'eredità di un amico dicendo non ne ho bisogno. Non voglio danneggiare la famiglia, i familiari, i tuoi familiari. Quindi l'idea del libero pensatore anticristiano, però pur essendo anticristiano, virtuoso, del libero pensatore virtuoso, del libero pensatore onesto, che vive volontariamente in povertà, ha creato una sorta di leggenda di Spinoza personaggio, una leggenda che ora si è trasferita proprio nella cultura pop. Spinoza sembra essere diventato un'icona pop, vengono scritti romanzi su di lui, più o meno interessanti. Sapete che c'è un sito in Italia, un sito molto famoso, un sito internet di umorismo che si chiama spinoza.it, forse molti di voi lo conoscono, che ha preso il nome di Spinoza per contrappasso, perché Spinoza non aveva nessun umorismo, nessuna ironia,
detestava l'umorismo, detestava coloro che ridevano delle cose. Allora, per contrappasso, questo sito forse lo conoscete, di umorismo spesso forte, duro, grottesco, ha preso il nome di Spinoza.it, quindi nasce e viene rilanciata soprattutto nell'Ottocento e anche fino a noi la figura no, ideale di Spinoza dell'individuo che cerca solo la verità, accetta di vivere in povertà, non accetta onori, non vuole ricchezze. Ecco, Spinoza è diventato famoso anche solo per il suo modo di vivere, estremamente idealizzato, anche per coloro che non conoscono nulla delle sue idee, della sua filosofia. Quindi negli ultimi anni lavora ad un'opera molto più pessimistica delle precedenti, che è rimasta incompiuta, che si chiama Trattato politico. D'accordo? Trattato politico. Spinoza muore giovane. Spinoza muore giovane per tisi nel 1677. Vi ho detto che secondo molti studiosi le pessime condizioni di salute di Spinoza e la sua morte sarebbero state dovute o sarebbero state affrettate dall'avvelenamento dei reagenti chimici che lui usava per le lenti su cui lavorava. Attenzione, i manoscritti vengono affidati a un amico che per fortuna nel corso dello stesso anno 1677 li pubblica col titolo di opera postuma. Quindi abbiamo visto col titolo di opera postuma, postuma TH, postuma in latino, opere postume. Quindi abbiamo visto che alcune opere sono state pubblicate in vita, in particolare i principi della filosofia cartesiana e il trattato teologico politico, pubblicato però in maniera anonima, con un falso luogo di stampa. Mentre invece altre opere vengono pubblicate pochi mesi dopo la morte dell'autore in un'edizione che si chiama Opere postume. La più importante tra le opere pubblicate postume ovviamente appunto è l'Etica. Noi studieremo solo queste due opere. Per prima analizzeremo l'Etica a partire dalla prossima lezione, che però fu pubblicata dopo la morte di Spinoza, e poi faremo una sola lezione, spero, del trattato teologico politico, che però fu pubblicato prima dell'Etica, quando Spinoza era in vita. Bene ragazzi, vita e opere di Spinoza. A partire dalla prossima lezione invece vedremo che cosa dice, che cosa pensa, che cosa ha scritto Spinoza.